Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti qui in questo martedì 20 agosto del 2024, meno 10 Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, meno 10 alla fine del mercato? Eh sì, non è la temperatura. Ah, ok. Beh, dai, siamo arrivati in questo, che giorno sarebbe di giugno? L'80, No, 90? l'80. L'80 giugno, no, scherzi a parte. Manca poco Bene, alla siamo fine del arrivati... mercato. Mm. Manca poco alla fine del mercato, direttore, ma manca una vita, o meglio, non si esaurirà mai la vostra voglia di supportarci, di mettere like, di iscrivervi al canale, di lasciarci un commento e quindi continuate a farlo. Grazie mille a tutti coloro che lo stanno facendo. Allora, oggi partiamo da un'altra questione, in realtà l'avete visto anche in copertina, ovvero l'infortunio di Alvaro Morata. Morata che si è fatto male, nemmeno poco, nel senso che ha avuto un problema muscolare che lo terrà fuori dal campo, speriamo 20 giorni. Quindi che sia legato solo e soltanto al più classico degli stiramenti che ti tiene fuori 3 settimane, quindi presso fatto 7, 14, 21. Per fortuna, passami il termine, viene in soccorso la sosta, quindi non siamo ancora nella parte di campionato dove magari se salti 3 settimane devi saltare tra campionato e 8 Champions League partite, qualcosa sì. come 8-9 partite, ne salta fortunatamente solo 2, cioè Parma e Lazio, sperando che tutto vada bene, quindi con la sosta si rimetta in piedi per poi fare Venezia, Inter e compagnia. Giocheremo con Jovic, giocheremo con Okafor, non sono previste grandi movimenti di mercato, a meno che questo problema di Morata induca ad altri ragionamenti. Ma io spero che induca ad altri ragionamenti, non tanto dal punto di vista del calciomercato, perché a livello numerico i giocatori li avresti anche. Spero che induca ad altri Anche ragionamenti. perché, scusa un secondo Henry, apro e Sì. chiudo parentesi, non si possono aggiungere giocatori in eterno per la questione sopra, ovvero le liste. Cioè, tu puoi prendere giocatori, ma non è che li puoi far giocare tutti. Quindi, No, ma io spero che apra ragionamenti, ripeto, non tanto dal punto di vista del calciomercato, spero che apra dei ragionamenti sul chi far giocare dal primo minuto a Parma se non c'è Alvaro Morata. E forse la prima partita ci ha dato un po' di risposte in questo senso, cioè ci ha detto ancora una volta che Jovic dal primo minuto a giocare da solo fa una tremenda fatica, ci ha detto invece che Okafor è in un buon momento della sua, diciamo, avventura al Milan, perché continua a entrare dalla panchina, continua a fare bene, a essere decisivo anche con i pochi minuti che ha a disposizione. Un Okafor che tra l'altro, non so se ti ricordi Simo, l'anno scorso quelle 2 o 3 volte che ha giocato da punta centrale non fece affatto male, anzi fece quasi meglio se vogliamo che da esterno al posto di Leao. Quindi il mio augurio è che si facciano dei ragionamenti in questo senso, perché paradossalmente può avere più senso, scusate la ripetizione, schierare Okafor dal primo minuto insieme a Leao, Pulisic, Salmacher, chi sarà, e poi eventualmente dovessi averne bisogno o per far rifiatare Okafor nel secondo tempo, chi più ne ha più ne metta, e inserire a quel punto Luka Jovic, che invece è stato sempre decisivo quando gettato nella mischia in situazioni un po' diverse. Ecco, quindi spero che si vada verso quella via lì. allora, due questioni. Uno, essendo obbligo di riscatto, la riconduco a quello. Come detto, non si può pensare di prendere un altro attaccante non perché non lo si voglia, eccetera, eccetera, ma se si è deciso di puntare su Luka Jovic, Noah Okafor e Alexis Almacher, adesso vi spiego il perché, non si può pensare di prendere un altro attaccante da aggiungere, per il semplice fatto che le liste siamo già con l'acqua alla gola. Alcuni giocatori, tra l'altro, partono anche perché coinvolti in discorsi di questo tipo l'Adli di turno, gli è stato detto palesemente che in lista non c'è posto, quindi rimarrebbe più o meno per fare il campionato poco altro. Quindi già così siamo corti. Se dovessi aggiungere un altro attaccante,
volendo tenere Jovic, Okafor e Salmaker, perché se non ci fosse stato Salmaker, Okafor era, diciamo così, prendeva il suo posto nella lista e c'era un posto in più. Ma tenendo tutti quanti non se ne può prendere un altro, quindi dovremo fare di necessità virtù e giocare con Jovic e Okafor. Capisco quello che hai detto tu, Henry, e in parte lo condivido. Credo che soprattutto per iniziare la partita, per fare un ragionamento anche più simile a quello che vorrebbe essere il nostro attaccante, un giocatore di reparto che collega, che gioca, che viene incontro, eccetera, eccetera, ha più senso per me Okafor. Poi, insomma, questi sono e con questi faremo per le prossime 2 settimane, incrociando le dita che Alvaro Morata non si sia fatto più male di quello che pare adesso, quindi poi insomma, farà gli esami, farà tutto e vedremo un po' cosa ne uscirà. Comunque, Sì, sicuramente dei non ci dubbi sarà. secondo me comunque restano nell'aver confermato Jovic, nel tenere Jovic, nel dare la 9 a Jovic, perché ne parliamo già da tante settimane, credo dall'arrivo di Morata, ma ci fermeremo a Morata? Perché se a Morata capita qualcosa c'è Jovic e basta. Siam tranquilli nel far giocare Jovic al primo minuto, per reggere il peso dell'attacco del Milan? Da quant'è che facciamo questo discorso? Puntuale alla prima giornata di campionato, anzi alla seconda perché la prima è stata già giocata, si è presentato questo problema. Quindi, visto che è il 20 di agosto, magari si riescono a fare, non lo so, dei ragionamenti sul tenere o non tenere Jovic, cosa fare con Jovic, però quest'anno le partite rischiano di essere quasi tra tutto, se la stagione ti va bene, che sia la Coppa Italia, che sia la Supercoppa, che sia la Champions League, se la stagione ti va bene, le partite rischiano di essere oltre 60 o quasi 60. Quindi insomma, dei pensieri su questo vanno fatti e se non verranno fatti, cioè che se rimane tutto così, delle chance in più a Okafor secondo me vanno date. Andiamo sul resto del mercato, Henry, ovvero con il sì di Pierre Calulu che va in Questa ha fatto prestito male. con diritto, va in prestito con diritto a 3 milioni di prestito oneroso, di 14 con diritto di riscatto, con qualche bonus che potrebbe maturare durante la stagione, per un totale circa di poco meno di 20 milioni e una percentuale di rivendita intorno al 10%. Questa è più o meno l'operazione con Pierre che a questo punto va a giocare ad una diretta rivale che già ieri sera ti ha fatto vedere che tua rivale quest'anno sarà. E va bene così. Se è una scelta, guarda, ti dico proprio palese, è una scelta tecnica quasi, mi viene da dire, perché dei 5 centrali che c'ha il Milan in questo momento ancora, quindi con Pierre, Fikayo Tomori, Malik Ciao, Matteo Gabbia e Stinia Pavlovic, si è deciso che il sacrificabile dei 5 era Pier Calulu per scelta tecnica, perché era quello dei 5 un po' più ibrido, diciamo così, non era né uno né l'altro. E va bene, Sì, io non dirà il giudico il campionato e il fatto campo che se è giusto. non giudico il fatto che cioè non giudico questo, cioè se è stata una scelta della società, dell'allenatore, io non giudico questo, se Kalulu è stato ritenuto il più in basso, diciamo, di questa classifica, l'ultimo di questa classifica, gli è stato detto non c'è spazio in lista, se vuoi giocare non è qua, va tutto benissimo, posto che non è l'idea mia, ma va tutto benissimo perché è una scelta della società, l'allenatore, non dico questo. Per me le parti folli di questa operazione sono il darlo alla Juve, il darlo alla Juve in prestito con diritto, il darlo alla Juve a cifre comunque basse alla fine dei conti. È tutto il contorno di questa operazione che per me è una follia, non il voler cedere Kalulu. Vuoi cedere Kalulu? Ci sta, lo vendi a 25 milioni all'Eintracht Francoforte, è un discorso. Lo dai in prestito con diritto a 3 milioni più 14 e quelli, il bonus, quell'altro alla Juventus è un altro, cioè capisci quello che voglio dire? Cioè sono due situazioni diverse. Questa situazione qua per me è follia pura. Poi spero di essere qua tra 3 mesi a dire ma meno male che aver rifilato Kalulu alla Juve, che non gioca manco là, che si è rispaccato di nuovo, non per lui, nel senso che l'operazione
a quel punto gioverebbe in parte anche al Milan. Per me è follia in questo momento. Gioverebbe, virgola, perché se non fa bene ritorna con 3 milioni soltanto in tasca. Ma va bene. Chiudiamo con un nome nuovo, Henry, ovvero quello di Silvano Voss. Silvano? Quello che gioca a Scarabeo Ah, con la signora Bollini? Troppo no, no, topo? no, non quel Silvano lì, non quello che non deve andare in bagno. Silvano Voss, giovane dell'Ajax, ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Un 2005 che ha fatto già qualche piccola apparizione nell'Ajax dei grandi, ancora non definitivamente in prima squadra, tant'è che la prima partita quest'anno l'ha fatta appunto nello Young Ajax, cioè nella squadra B dell'Ajax che gioca in Eredivisie, cioè nella loro Serie B. Visto che purtroppo ho la passione dell'Ajax e quindi ogni tanto mi tocca vedere le loro partite, mi tocca nel senso che nell'ultimo anno e mezzo è veramente stata una tragedia. Ho già intravisto questo ragazzo, potenzialità ci sono, è innegabile. Davanti alla difesa, fisicamente non è diciamo così, è grosso, cioè, non è piccolino, però ruba più l'occhio quasi la sua esplosività che la sua fisicità in senso stretto, è proprio energico. D'altronde, Un a bel 19 anni gioiello. Sì, esatto. Piedi buoni, discretamente ambidestro, soprattutto destro, ma di buonissima tecnica, a 19 anni, e l'Ajax ancora lo fa giocare diciamo così, ad ascensore tra le due prime squadre. Così come dovrebbe fare nel caso il Milan se decidesse di prenderlo. Il Milan se lo prende e investe, perché l'Ajax non è che se lo fa portare via gratis, anzi rischia di chiederti una doppia cifra per lui. Sarebbe anche per te un giocatore da ascensore. Tra Milan Futuro e la prima squadra. Mm. Ci può stare, io non lo Detto questo, conosco. che come lo incastri anche per le Non lo so. liste, continua. No, Magari che evidentemente non farebbe la Champions League. esatto, anche perché è molto giovane. Io non lo conosco, magari dopo mi recupero qualcosa, ne parliamo magari anche al talk. Di fatto che il Milan cerchi un giocatore. Ieri abbiamo coniato questo termine, direttore, io e Giovanzana, non so se l'hai ascoltato durante il talk, un giocatore fofanabile, cioè un giocatore che possa fare il mediano più dei vari, non uscire, non chiudere. No! Se n'è andato. Fofanabile, vabbè. Sì, nel senso più difensivo, più che possa dare una mano dietro rispetto ai vari Bennacer, Reinders, Loftus-Cheek e gli altri centrocampisti che abbiamo, Musa stesso. Ecco, quindi è un giocatore che va verso quella direzione lì. Ecco, cioè un giocatore dalle caratteristiche spiccatamente più difensive. È molto giovane, è molto, molto giovane. Forse il Milan ha bisogno di qualcosa di diverso, però qualcosa di diverso che potrebbe essere, che ne so, Koné costa molto, c'è concorrenza, devi far partire qualcuno e quindi sono situazioni anche qui molto diverse. E comunque, direttore, quello che non doveva andare in bagno era Pippo, non Silvano, perché poi Vabbè, ti certo. ti elegi a fan di Camera Caffè, però poi mi cadi così. Non è che mi leggo. A proposito, è vero, non abbiamo parlato, ma ci prendiamo 30 secondi, 30. Eventuali nuovi arrivi in mezzo, di sostanza già per la prima squadra, come potrebbe essere Manu Koné, sono legati soltanto alle partenze. E in questo momento Yassin Adli, grandi offerte che per lui possono essere ritenute interessanti, non ce ne sono. Cioè, sono arrivate tutte da campionati, diciamo così, di seconda fascia. Per Isma Benasser, che invece magari un campionato di seconda fascia come quello arabo lo potrebbe anche accettare per mille motivazioni, però grandi offerte dal punto di vista economico non ne sono arrivate. Sono arrivate interessamenti e o offerte un po' bassine. E quindi per ora ancora non se ne fa nulla. Poi, se domani mattina qualcuno citofona e ci offre
una cifra discreta, che non è sotto i 20 milioni, se no non se ne fa niente, e allora se ne riparlerà. Altrimenti per ora siamo, tra virgolette, bloccati da queste due non partenze. Henry, siamo arrivati in chiusura. Ciao, buona giornata, ci ritroviamo più tardi con l'ANCE, soprattutto con il talk.